Eccoci qui ben ritrovati con la più classica, il più classico degli episodi di Gamba Tesa perché torna a grandissima richiesta Davide Giovanzana. Ciao Davide. Ciao, grazie Leo per l'accoglienza, ringrazio anche Enrico Sì, per aver preso, direi abbastanza dignitosamente parte a sì, questo mi format è piaciuto di settimana più farlo scorsa. con lui e questo la dice lunga sulle tue competenze Perché ti calcistiche. sei abbastanza stancato di prendere schiaffi ogni puntata? Questo è. Però oggi Davide ritorno forte su un Eh argomento. sì. Intanto due cose, i like e le iscrizioni al canale. Per favore lasciate like sotto questo video, commentate sotto questo video perché l'argomento di oggi è uno solo. L'avevamo già affrontato ma io su Sì, questo non transigo e lo riproporrò. però per quanti like? 500? L'avevamo fatti 500 la scorsa volta, ormai io Allora parto di da più, quello. allora di più. Proviamo raga 700 like Per e. rullo di tamburi, Joshua Zirkzee. Sì. Non solo lui, perché oggi faremo un confronto fra Zirkzee e Davide. Chi porti tu? Io porterò Jonathan David, ma anche un altro nome che non vi svelo e che non vi ho svelato nemmeno nel titolo e forse neanche nella copertina, ma ne parliamo dopo. Esatto, E allora, anzi anticipo, è meglio di Joshua Zirkzee. ecco, e per me invece non c'è nessun attaccante meglio di Joshua Zirkzee in questo momento in circolazione, a parte gli scherzi, perché Zirkzee non solo Davide, perché se ne sta parlando tanto, si è parlato del suo ingresso contro l'Inter che li ha eliminati dalla Coppa Italia, il Bologna sta facendo una stagione strepitosa, in questo momento è quarta in classifica. E non ha battuto il Milan è l'unica squadra Esatto, l'unica big. che ha vinto contro questo, mi piace ricordarlo. Esatto, con gran gol tra l'altro di Christian Pulisic. Ma perché Zirkzee? Perché non bisogna perdere tempo, ragazzi. Clausola di rescissione 40 milioni, effettuare e versare il bonifico al Bologna per portarsi a casa questo attaccante. Numero 9, alto, colpo di testa, tecnica sopraffina, dribbling, tiro, fa salire la squadra. Ragazzi, io ripeto, è cresciuto tanto, ha fatto anche la gavetta, ha giocato al Parma, sta giocando al Bologna, è un giocatore pronto per il Milan. Sì, è bonifico ordinario o istantaneo? No, istantaneo. Perché se no rischi che te lo portino via. Esatto, istantaneo. Perché Davide rischiamo che ce lo portino via? No, rischiamo che ce lo portino via perché sta facendo talmente bene questo giocatore, Leo, e la clausola di rescissione è bassa per essere un attaccante comunque con questi numeri. Ricordiamo che c'è anche una percentuale in favore del Bayern Monaco Del sulla futura 40. plusvalenza che secondo me porterà questa clausola sulla rivendita, porterà la clausola di rescissione ad alzarsi un po' a fine stagione, quindi non lo so, magari si muoverà qualcosa in questo mercato di gennaio, la vedo dura, Difficile. perché il Bologna ha delle ambizioni ora, è lì, è quarto, è dietro al Milan, non può non giocarsela, vendere Zirkzee per il Bologna vorrebbe dire adesso Ma anche per lui non lo squagliarsi. farebbe, lui non andrebbe via da Bologna Beh, secondo me non in questo sarebbe la momento. scelta migliore per lui. Però perché questo giocatore ti scalda così tanto? A Per- parte quello che abbiamo visto tutti, ovviamente, Esatto. perché è davanti, è sotto gli occhi di tutti. Allora, mi scalda perché è un giocatore che in questo momento secondo me è maturo, è un giocatore che va per i 24 anni, adesso che stiamo per entrare nel 2024, è un giocatore che è maturo, è un giocatore di personalità e questo non è scontato, è un giocatore che ha dei colpi di genio che poche volte ho visto in altri giocatori di Serie A, in altri attaccanti e soprattutto Davide incarna le caratteristiche perfette del numero 9 che serve al Milan, indipendentemente da Stefano Pioli o meno, perché lui sa far tutto. Se deve giocare a spalle alla porta, sa giocare a spalle alla porta. Se deve giocare in profondità, sa giocare in profondità. L'assist che serve per il 2-1 di Ndoye al Bologna Sì, è fantastico. quella cosa lì. L'assist di Tacco è quella cosa lì. Il gol che fa all'Inter con Sommer che sta fermo In è campionato. quella cosa lì in campionato. Beh, io prendo sempre contro l'Inter ovviamente, ma in generale ne ha fatti altri 7 di gol. Questo è. In questo momento è chiaro, forse sono un po' trasportato dal momento, però giro la domanda a te. Cos'ha invece Jonathan David allo stesso prezzo? Perché di fatto in questo momento costa lo stesso prezzo rispetto a Joshua Zirkzee. Allora, il pregio di Jonathan David è sicuramente il prezzo che non è lo stesso, perché cioè, Zirkzee parliamo di una clausola di 40 che tende ad andare su. Metti che finisce la stagione a Bologna, rinegozia il contratto, si sistema con il Bayern, magari non so, come abbiamo fatto noi con la multa di Leao, Sì. si fanno comunque dei giochi per arrivare a alzare il valore del cartellino di questo calciatore. Jonathan David invece scade nel 2025, non sembra voler rinnovare, il valore gira intorno ai 40-50 milioni, per 20-25, massimo 30 te lo porti a casa. È un signor attaccante che ha già fatto 3 stagioni
molto buone Ad alti livelli. in Ligue 1 ad alti livelli. Questa stagione è partito un po' male con il Lilla, ma non è partita benissimo in generale la squadra. Però è un attaccante che ha già esperienza, ha già dei gol in Champions League, ha 26 gol in 45 presenze con la nazionale canadese, che Certo, è la certo. nazionale canadese, però deve giocare comunque sempre contro gli Stati Uniti, Sì, le sì, squadre sì. che sono abbastanza, Messico, squadre abbastanza importanti. Ha due piedi, destro e sinistro, Davide li usa molto bene, Anche non è Zirkzee. altissimo, anche Zirkzee non è altissimo a differenza di Zirkzee, perché è 1,90 e passa Zirkzee, 93. mi pare. E che è Ormai tanto. è mio padre, io conosco tutte le skill No, di ha, Joshua ha Zirkzee. delle caratteristiche fisiche molto importanti Mm. Zirkzee. Secondo me sta imparando anche ad utilizzarle. Sinceramente, Leo, anche io preferisco Zirkzee a Jonathan David. Ma tu dici che è già un obiettivo andato via? Jonathan David o No, Zirkzee? Zirkzee, troppi soldi, troppe squadre, No, ma stagione troppo se alta. tu ci pensi, le big europee alle quali manca l'attaccante giovane forte non sono tantissime, perché lo United ha preso Højlund, il City vabbè ha le sue, il Tottenham ha le sue, il Bayern ha Kane, e quelli big, dico, il Liverpool ha comunque Gakpo, c'ha Darwin Núñez che ha speso un sacco di soldi, ma se tu vai anche in Spagna, sì, il Real poi Il prenderà Real. Ma il Real Mbappé. forse prenderà Icardi in questo calciomercato qua. Vediamo, il Barcellona, Lewandowski, non sono il Milan non ha nessuno, cioè Ma il Milan poi loro ha non l'attaccante. investono in quel giocatore lì, secondo me. Però il Milan è il momento del Milan, è per questo che dicevamo che non c'è da Esatto. perdere tempo. Adesso è il momento del Milan, il Milan deve sfruttare questo momento o adesso nel mercato di gennaio oppure sicuramente a fine stagione, però bisogna puntare su un attaccante. Tu fai un altro nome. Io faccio un altro nome, che è un nome che mi scalda ancora di più per quello che ho visto in questa stagione di Zirkzee, perché Zirkzee è un giocatore classe, è un giocatore da polvere di stelle. Da Milan. Sì, è un Milan. è un giocatore da Milan, però io al Milan sono tantissimi anni che non vedo un attaccante famelico, un attaccante che si mangia il campo, un attaccante che lascia giù i buchi, i solchi di mezzo metro. E per me questo attaccante qui è Victor Gyökeres dello Sporting Lisbona. Ne avevamo già parlato qui su Radio Rossonera È un in grandissimo, diverse che è, puntate. Leo, è veramente un grandissimo attaccante. 98, quindi già dell'esperienza, svedese come Ibra, quasi 1,90 anche lui, destro, sinistro, lo usa bene. Però questo calciatore lo stai vedendo in questa stagione Ha con lo fame, Sporting. cioè tu dici Ha fame, si mangia, attacca la profondità, si mangia lo spazio, è molto sottovalutato dal punto di vista tecnico, gioca benissimo con la squadra. Io voglio vedere questo attaccante qui al Milan. Prezzo? Prezzo purtroppo ha una clausola di 100. Per me è impossibile Sì, che certo, qualcuno arrivi, arrivi. a meno che arriva il Chelsea, no? Che già si comincia a vociferare qualcosa, però il Chelsea non può spendere 40 per Nico Jackson del Villarreal, scartarlo subito e l'anno dopo Anche perché sennò 100 per datelo a noi Jackson. Che datelo a noi eh. Nico Jackson, io me lo prendo volentieri. Nico Jackson molto simile a David come profilo. Sì, Però allora, sulle io voglio questo qui, Leo, io voglio uno che me lo mangia al campo. Zirkzee lascia la classe, la tecnica pura, bravissimo, un grandissimo attaccante, però io voglio i buchi e questo Cioè, tu giocatore vuoi i buchi li fa. la punta che forse però il Milan negli ultimi 20 anni faccio fatica a ricordarmi una punta su quello stile lì. Cioè Milan ha sempre avuto dei giocatori, cioè forse era Pippo Inzaghi. Sì, è Cioè, che diverso. non c'entra nulla, giocatori diversi, però quella fame lì. È imparagonabile. Sì, esatto, però dico quella fame lì. Sì. Dopo non abbiamo più avuto quel tipo di giocatore No, lì. dopo non abbiamo più avuto un attaccante. Un attaccante, certo, però anche Olivier Giroud. Vabbè, aveva avuto Zlatan Ibrahimovic, però Zlatan Ibra, Giroud Ecco, non sono quei giocatori lì. tanti hanno paragonato Zirkzee a Ibrahimovic, no? Per la classe, per il tocco, per i colpi. Alza la testa Sì, e lo fa però molto bene. Ibra è, secondo me, Gyökeres più Zirkzee. Vabbè, Vabbè, ovviamente certo, stai parlando di un mix. giocatore, però Ibra, la fame che aveva, la voglia che aveva, i colpi, tutto è il mix di questo. Però secondo me, io non so voi, infatti commentate ragazzi, cioè, cosa volete voi? Qual è l'attaccante del Milan? Cioè il futuro attaccante del Milan che più preferite? Un giocatore tecnico che gioca con la squadra oppure un attaccante di quelli proprio vecchio stampo che attacca un Haaland?
un Sì, Haaland. beh, vabbè, adesso sì, Haaland secondo me è una cosa un po' a parte perché Sì, Haaland beh, è il massimo, esatto, il però massimo. Gyökeres è più Haaland rispetto A Zirkzee a Zirkzee. assolutamente, però Davide, questa stagione a me mi sta proprio facendo brillare gli occhi. Sì, ma Io mi è innamoro molto innegabile. spesso di calciatori, lo sai bene, poi li scarico, poi cambio idea, insomma, per carità, però qui, caspita, secondo me siamo davvero davanti a un giocatore che ha un futuro roseo, un giocatore che è cresciuto anche, è cresciuto in Italia calcisticamente negli ultimi 3 anni, un giocatore che ha imparato a conoscere il campionato ed è un giocatore che non fa mai cose banali. Il Milan con i giocatori che ha bisogno di un giocatore che non faccia mai una scelta banale. Quindi ripeto, io ho gli occhi pieni e non è Sì. solo perché ha eliminato l'Inter in Coppa Italia, ma perché obiettivamente è tutta la stagione che sta facendo questa cosa qui. Mi piacerebbe però anche avere un attaccante alla Gyökeres, nel senso un attaccante che veramente dici questo su quel pallone lì ci arriva. Io Zirkzee voglio non è quello. quello. Cioè, a me piace Vlahovic. A me piacciono Mm. quei giocatori. Vlahovic, Haaland, questo tipo di attaccante qua, Più l'attaccante che... moderno forse. Zirkzee è un po' vecchio stampo, no? Ma Zirkzee è a metà, secondo me, Mm. a metà tra il vecchio e il nuovo 9, diciamo Mm. così. Perché quando gioca anche quei calzettoni bassi lì, vabbè, Vabbè. ricorda. Però la famiglia, cioè io voglio l'attaccante che a 1 metro dalla porta tiri il pallone a 150 50 all'ora. km orari E questo e la sì. rete la spacchi. Perché quello serve, cioè abbiamo una potenza di fuoco noi Davanti per il reparto davanti, cioè offensivo. tra Rafa, Pulisic, Chukwueze, Okafor, sono tutti giocatori che possono scatenare, cioè che possono far sì che l'attaccante faccia, perché i discorsi sono due. Zirkzee fa far gol agli altri, li fa anche lui, Li fa. ma fa far gol agli altri. Gyökeres fa gol e Mm. sono gli altri che fanno fare gol a lui, che alla fine più o meno se ci pensi è la stessa cosa, però io preferisco vedere e Quello che fateci fa sapere gol. nei commenti, non magari tra Zirkzee o Gyökeres, ma che tipo di attaccante avete in testa per il futuro del Milan. Io voglio i gol, io voglio i gol. Tu vuoi proprio la Il doppia bomber, cifra, io la voglio il doppia bomber, doppia, io quindi voglio il 20. bomber. Ok. E dirò una cosa forte. Gyökeres, ok che è 98, Højlund è un po' più giovane, ma non c'entrano niente. Cioè, Gyökeres è 3 volte Højlund. Bene, io sì, 3 volte Højlund. mi fido. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine, al termine anche di questo episodio di Gamba Tesa. Ovviamente l'invito è quello di lasciare like, di commentare, eccetera, eccetera, tutto il resto, ma soprattutto vogliamo leggervi qui sotto su questo, perché Zirkzee è un argomento che scalda, noi abbiamo cavalcato No, più che l'onda. altro questa è l'estate della punta, cioè Esatto, deve arrivare, e la esatto. punta è il giocatore che scalda di più. È da 2 anni che dovrebbe essere stata della punta. Sì, però non si può rimandare per questo che Quest'anno non si può perdere. Perfetto. Cos'è che mi ha scritto? Non si può perdere tempo. Non si può perdere tempo, quindi secondo voi Zirkzee, Gyökeres, David, quello che volete, ma ditecelo qui sotto. Ciao Davide Giovanzaro. Grazie Leo, buon weekend a tutti. Stasera mi raccomando, Milan Salernitana uscirà un preview speciale insieme al talk alle 4 del pomeriggio, quindi mi raccomando guardatelo e noi ci vediamo settimana prossima. Settimana prossima. Ciao ragazzi, ciao a tutti.